Rieccoci quest'oggi, come potete vedere, con i Knights Templar Tarot. Di conseguenza, quest'oggi affronteremo questo nuovo, appunto, video partendo dai Cavalieri senza macchia, appunto i Cavalieri Templari, una realtà storica ma anche simbolica e soprattutto leggendaria, spesso avvolta nel mistero, frutto della regola monastica, una nuova regola monastica voluta e redatta da Bernardo da Chiaravalle. Comunque ragazzi, come sempre io vi lascio in descrizione un link di un video precedente ovviamente a questo in cui descrivevo ovviamente il mazzo, chiaramente anche la genesi di questo mazzo. Dunque, ovviamente quest'oggi ci faremo proprio condurre dai Knights Templar Tarot, da questi cavalieri senza macchia, attraverso ovviamente una stesa volta a cercare di capire se una persona con la quale avete avuto una storia, una frequentazione più o meno lunga, e quindi a prescindere ovviamente dalla tipologia di rapporto libero piuttosto che appunto con una persona impegnata, ecco, se questa persona ad oggi possa essere, diciamo, nostalgicamente rivolta a voi con i suoi pensieri, se vi pensi questa persona, ma soprattutto se vi rimpianga, se abbia sensi di colpa, ovviamente dunque se abbia mai fatto una, diciamo, cernita di ciò che possa aver combinato, quindi un esame di coscienza, e cerchiamo anche di capire dunque se questa persona possa un giorno volervi anche semplicemente chiedervi scusa, d'accordo? Quindi magari riavvicinarsi a voi, non dico sentimentalmente, ma anche semplicemente dopo un'attenta riflessione su ciò che ha combinato, ecco, cercare di capire di aver perso una persona comunque importante, una persona di valore in voi, d'accordo? Cerchiamo di capire se questa persona dunque ha riflettuto, magari è anche stata male, per avervi perso. Utilizzerò ragazzi per ovviamente questa stesa il metodo a 7 più 1, 8 carte, dove il più 1 sta appunto per una carta a mio avviso fondamentale, cioè il consiglio che viene ovviamente dato a voi dagli arcani su come eventualmente comportarvi in riferimento a questa situazione, e ovviamente una stesa che io ho già usato tantissime volte sul canale proprio perché aiuta a comprendere il presente della situazione, ma anche, diciamo, risvolti importanti su un eventuale futuro. E dunque, per il principio di sincronicità, iniziamo appunto a mescolare il mazzo e cerchiamo di capire se questa persona vi rimpiange. Perfetto. Dunque, come potete vedere, questo è il metodo a 8 carte, di cui appunto vi ho parlato a inizio video, e ovviamente prevede 8 arcani maggiori e minori. Prima posizione, il presente della situazione. Quindi cerchiamo di capire se questa persona ad oggi vi pensa. Quindi carta ovviamente fondamentale. Seconda posizione, cosa c'è a favore? Cioè cosa questa persona vede ancora di bello in voi.
Terza posizione nel cuore della stesa, cos'ha nel cuore? I suoi pensieri. Se avesse la famosa bacchetta magica, cosa farebbe? Quarta carta, in opposizione ai pro abbiamo i contro, quindi a cosa stare attenti in riferimento a questa persona, cosa vede ancora che non va in voi o nel vostro rapporto, su cosa non ha abbastanza riflettuto. Quinta carta, le influenze esterne, cioè come questa persona venga influenzata da amici, parenti, conoscenti. Sesta carta, la natura del vostro rapporto da un punto di vista karmico. Cerchiamo di capire se avrete ancora del tragitto, del percorso da compiere insieme. Settima carta, il consiglio degli arcani su come agire al meglio. Ultima carta, ottava carta, il futuro. Come dunque evolverà la situazione. Iniziamo dunque, ragazzi, con la prima carta, quindi cerchiamo di capire a cosa sta pensando questa persona. Ragazzi, qui abbiamo un re di coppe. Allora, questa persona, nonostante, diciamo, possa essersi comunque comportata in modo tale da allontanarvi, o nonostante questa persona possa, per esempio, avervi tradito o comunque non essersi proprio, diciamo, comportata bene con voi, ecco che ovviamente, ragazzi, comunque questa è una persona che per voi prova ancora delle emozioni. Allora, potrebbe trattarsi ancora di sentimenti, ovviamente in caso la vostra storia sia terminata da poco. Potrebbe semplicemente trattarsi di emozioni, di ricordi belli e positivi che comunque gli scaldano il cuore nel momento in cui la vostra storia, per esempio, sia terminata da tanto tempo. Fatto sta che obiettivamente questa persona, quando pensa a voi, sente comunque ancora il cuore che gli batte in petto, perché è un re di coppe. Quindi questa è una persona che o prova ancora dei sentimenti per voi, oppure una persona che comunque, diciamo, ha mantenuto in sé i ricordi più belli, ovviamente, del vostro rapporto. Ora, il re di coppe può parlare però anche di una persona che potrebbe essere impegnata altrove, perché generalmente re di coppe e re di denari sono impegnati. Quindi obiettivamente questa persona potrebbe già avere una storia con un'altra persona, in caso, per esempio, la vostra storia sia terminata da molto tempo. Obiettivamente però per voi questa persona prova queste emozioni, nonostante possa essere ovviamente impegnata altrove. Comunque, ripeto, nel momento in cui questa persona pensa a voi, gli batte il cuore, Quindi comunque una persona che per voi, ripeto, o prova ancora dei sentimenti veri e propri, oppure una persona che prova comunque delle emozioni, dei dolci ricordi in riferimento al vostro stare insieme. Inoltre la tendenza del re di coppe è l'idealizzazione. Cosa vuol dire? Che secondo questa persona voi comunque, ripeto, a prescindere da come siano andate le cose, siete un ideale, diciamo, di partner, di compagna, di bellezza estetica e anche di interiorità. Quindi, nonostante, ripeto, questa persona possa avere qualcun altro al suo fianco, continua a vedere in voi la persona, diciamo, giusta o comunque il suo ideale di donna. Quindi comunque una persona che vi pensa anche idealizzandovi e dunque ha fatto fatica, in caso sia una persona impegnata, a lasciarsi andare con un'altra donna, ad un altro rapporto, questo sicuramente. Vediamo in seconda posizione appunto i pro, cioè cosa vede ancora di bello in voi. Allora, la carta del carro. Allora, questa persona dà per scontato che caratterialmente voi siate totalmente diversi. Voi siate come questi due destrieri di colori opposti, uno chiaro e uno scuro. Quindi pensa che comunque siate caratterialmente incompatibili, ma obiettivamente questa persona, nonostante questo,
risulta, come tipico del carro, molto eccitata da queste differenze caratteriali. Quindi è una persona che in realtà, diciamo, in voi vedeva e vede tuttora, diciamo, una possibile partner con la quale appunto vivere momenti molto eccitanti ed avventure pepate. Perché la carta del carro parla proprio di due persone che sono caratterialmente molto diverse, spesso opposte e incompatibili, ma comunque due persone che per quanto riguarda l'erotismo e la sensualità non hanno nulla da dover imparare rispetto ad altre coppie. Quindi in realtà diciamo che vedeva e vede, almeno se non altro tuttora, come elemento di forza proprio l'erotismo e la sensualità. Quindi vi reputa, ripeto, da un punto di vista estetico, qualcosa di inarrivabile, qualcosa che lo eccitava e lo eccita tuttora. Quindi probabilmente quelle emozioni che lui prova da re di coppe derivano anche da una forte attrazione fisica che questa persona prova tutt'oggi nei vostri confronti. Vi parlavo appunto di un idealizzare un eventuale partner, cioè voi avete i canoni praticamente estetici e caratteriali che questa persona reputa idonei a ovviamente ricoprire il ruolo di partner, nonostante siate opposti, diversi e incompatibili, però questa diversità, questa differenza, diciamo che non gli impedisce comunque di vedervi come la donna giusta, d'accordo? Quindi una storia molto, diciamo, pepata, dove ci possano essere grandi scontri, proprio perché si è profondamente diversi, ma anche dove comunque il collante effettivo sia proprio questa, diciamo, grande passione, questo fuoco che in realtà vi lega. Questa è una personalità molto particolare, quella appunto di quest'uomo, perché si sente molto eccitato, diciamo, dagli scontri, dai conflitti. Quindi in realtà questa è una persona che tende a provocare problemi, conflitti e magari anche momenti di negatività in un rapporto, proprio perché comunque ne è fortemente eccitato. Evidentemente è una personalità che odia assolutamente la noia e ama sempre, diciamo, mantenere i rapporti sul filo del rasoio, quindi è una personalità molto molto particolare e complessa, quindi difficile da avere ovviamente al proprio fianco, perché potrebbe questa persona, ripeto, proprio provocare appositamente dei litigi, come tipico del carro, delle scaramucce, diciamo, proprio perché comunque la situazione lo eccita particolarmente. Quindi nella competizione, ovviamente anche verbale, questa persona si sente virile, quindi un atteggiamento molto particolare, ripeto, un partner difficile da avere al proprio fianco, perché causa problemi anche proprio quando non ce ne sarebbe assolutamente bisogno. C'è una persona magari che tende a essere polemica, che tende a mettere i puntini sulle i, anche magari non parlandovene, ma tende a rimuginare molto. E quindi diciamo che obiettivamente non è proprio la persona più tranquilla del mondo, questa. Vediamo ora, ragazzi, appunto nel cuore della stesa, cosa ha nel cuore questa persona. Ecco, asso di bastoni, più che nel cuore, cioè, ecco, è un'altra la zona anatomica. In questo caso, diciamo, da tenere in considerazione. Allora, ragazzi, questa persona, se avesse proprio la classica bacchetta magica, vorrebbe avere un rapporto con voi, cioè ve lo dico proprio chiaro e tondo, cioè l'asso di bastoni rappresenta ovviamente l'elemento fallico, quindi in base anche a quello che abbiamo appunto detto con la carta del carro, questa è proprio la classica persona che obiettivamente pensa a voi, sì, per carità, magari con emozione e dolcezza, però insomma, diciamo che allora o questa persona ha modo di vedervi, magari siete colleghi, quindi vi vedete anche tutti i giorni, oppure per esempio a modo di vedervi sui social, che ormai sono delle telecamere puntate veramente sulla nostra vita privata, oppure un vostro vicino di casa, ragazzi, magari è un amico che fa parte della vostra stessa cerchia amicale, comunque una persona che ha modo di vedervi e di sapere di voi, perché gli assi rappresentano le notizie, quindi o chiede a qualcuno ovviamente informazioni su di voi o ha modo di spiarvi, Quindi questa è comunque una persona che non vi perde d'occhio
ed è una persona che quindi ha modo di vedervi fisicamente, è una persona molto eccitata da ciò che vede ed è una persona che, ripeto, se avesse la classica bacchetta magica vorrebbe avere un rapporto proprio fisico. E questo, ragazzi, ovviamente è il collante che questa persona vede ancora come ponte comunicativo possibile tra di voi. Tra l'altro, ripeto, gli assi rappresentano ovviamente le comunicazioni, le notizie. Quindi questa è una persona che vorrebbe potervi riparlare, quindi sentire, comunque dialogare. Però obiettivamente, ragazzi, se devo proprio essere sincera, qui abbiamo Re di Coppe, Carro e Asso di Bastoni. Qui non c'è una riflessione, cioè non sono carte che parlano di chi l'ha combinata grossa, ha capito di aver sbagliato e dunque si sta fermando a pensare. Mi dispiace, ma questo non è il caso in riferimento al soggetto della stesa. Con queste 3 carte, questa è una persona che vi sta sognando, desiderando ardentemente, che fa sogni, diciamo, ecco, ha immaginazione molto fervida in riferimento a voi, al vostro corpo e alla passione che ci metterebbe nel tornare da voi, ma l'obiettivo del ritorno di questa persona non è chiedere scusa o comunque un chiarimento. Perché? Perché qui non c'è una carta che parla di riflessione, d'accordo? Quindi non c'è una carta di chi è in qualche modo consapevole di aver magari ferito un'altra persona. Queste sono carte che ci parlano di chi egoisticamente pensa unicamente a se stesso, al soddisfare i suoi bisogni, tra l'altro fisici, d'accordo? Quindi è una persona, diciamo, un po' terra terra, cioè non ha grandi possibilità, ecco, di riflessione, empatia, d'accordo? E comprensione dell'altro. Questa non è la classica persona che si mette nei panni dell'altro, d'accordo? Questa è la classica persona che i panni li vuole togliere all'altro, in questo caso al vostro corpo. Cioè, per carità, vi desidera tantissimo, siete il suo ideale fisico, femminile, di sensualità, di bellezza, di attrazione, per carità, va benissimo, ma fino a un certo punto, perché comunque questa è una persona egoista che pensa a soddisfare i suoi bisogni primari, quindi la sessualità, nulla di più. Cioè non sono carte di chi si sta fermando a pensare cosa ho combinato, cosa ho fatto, d'accordo? Quindi qui non parte il rimorso e nemmeno, se vogliamo, il rimpianto, d'accordo? Quindi sì, vi rimpiange come partner, diciamo, ideale da un punto di vista fisico, perché sa che come voi non ne trova più, perché sa che come voi ovviamente non riuscirà mai a trovare una donna che lo ecciti in tal modo, che lui reputi così bella, d'accordo? Però è chiaro che per quanto riguarda il resto, questa persona ha un atteggiamento un po' deficitario, d'accordo? Vediamo ora, ragazzi, in quarta posizione i contro della situazione, cioè cerchiamo di capire su cosa prestare attenzione, ovviamente in riferimento a questa persona, la luna, 18° arcano maggiore. Allora, ragazzi, come vi ho detto a inizio stesa con il Re di Coppe, questa persona potrebbe essere impegnata. Quindi la necessità della luna, cioè del vivere un eventuale riavvicinamento a voi in maniera nascosta, come tipico ovviamente dell'oscurità della luna. Quindi questa è una persona che, diciamo, vorrebbe riavvicinarsi a voi, ma nella segretezza e ovviamente nel nascondimento. Questo non va bene perché ovviamente la luna non parla di chiarezza, non parla di un rapporto pulito e non parla soprattutto di intenti puliti, Cioè, in caso questa persona si riavvicini a voi e in caso voi decidiate di dare udienza a questa persona, questa è proprio la classica persona che vuol tornare nascondendo delle verità. Tra l'altro la luna parla anche di zone d'ombra, ovviamente, no? L'ombra appunto junghiana della personalità di questo individuo. Lo abbiamo detto con il carro, è una personalità molto complessa che ovviamente ha, ecco, diciamo delle zone d'ombra ormai, diciamo, cristallizzate,
e nascoste quasi anche a se stesso, cioè questa è una persona che si guarda dentro molto poco, raramente. Non è la classica persona che riflette molto, questa è la classica persona che agisce molto, ma riflette molto poco. Quindi tende appunto per questo motivo a far del male agli altri, anche con un semplice gesto, anche con parole avventate, perché questa persona pensa troppo poco, riflette troppo poco. Questa è una persona che, diciamo, ripeto, è egoista, ma è anche molto impulsiva, o comunque una persona che tende ad agire secondo un unico imperativo. Io, io voglio, io devo ottenere, cioè io desidero. Questa è proprio la classica persona che si muove solo ed esclusivamente, come vi ho detto poco fa, per ottenere un qualcosa che vada a soddisfare il proprio io. D'accordo? Io voglio, io sento, io pretendo, io ritorno, io ottengo, io vinco. Questa persona però mette sempre al primo posto se stessa, ovviamente, no? E purtroppo, come indica la luna, per ottenere ciò che lui vuole, può ricorrere a mezzi non puliti, quindi a menzogne. La luna parla di oscurità, parla di menzogne, parla di situazioni taciute, parla di omissioni. Quindi la luna parla di chi potrebbe anche riavvicinarsi a voi, sì, ma mentendo, quindi non raccontandovi, per esempio, che possa essere impegnata questa persona. Tra l'altro, ragazzi, la luna parla anche di chi appunto spia. Che cosa vi ho detto con l'asso di bastoni? Parlavo di notizie, quindi questa persona potrebbe proprio spiarvi. Ragazzi, i mezzi sono tanti, a me vengono in mente i social, però magari le modalità possono essere anche ovviamente diverse e molteplici. Ecco, questa persona comunque ha modo di sapere di voi, vuole sapere di voi, vuole informazioni sul vostro conto. Quindi questa è proprio la classica persona che comunque non vi toglie gli occhi di dosso, ma ripeto perché vi desidera, perché tra l'altro anche la luna parla di sensualità, parla di attrazione, di forte fascino. D'accordo? Questa persona è stregata, è ammaliata dal vostro aspetto estetico, Questa è una persona che vi sogna, tra l'altro la luna può parlare anche di momenti di autoerotismo, cioè identifica di solito chi in qualche modo non può, ecco, diciamo concretamente ottenere piacere dal corpo di un'altra persona perché magari è lontana, come nel vostro caso, ecco che ovviamente utilizza altri metodi, quindi la fantasia e ovviamente l'autoerotismo. Quindi questa è una persona che non ha mai smesso di pensare a voi, ma in un determinato modo. D'accordo? E soprattutto attenzione perché questa persona vi spia, perché la luna identifica di solito chi agisce appunto nell'ombra, nell'oscurità. Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione l'ambiente che lo circonda. 7 di pentacoli. Allora, questa persona tende a confidarsi con persone che lui conosce da tanto tempo. Quindi magari ha un migliore amico, magari ha una migliore amica, perché no? Comunque una persona che ha dei legami che porta avanti da tantissimo tempo, potrebbero essere anche parenti, perché no? Perché parliamo di denari, quindi possono essere colleghi, amici, parenti, magari un fratello, una sorella, che comunque gli fanno da, ecco, consigliere, da spalla. Chiaramente i consigli da parte di queste persone sono ovviamente votate all'attenzione, alla prudenza e alla lungimiranza, 7 appunto di denari. Cioè stanno cercando in qualche modo di far ragionare, però secondo me a fatica, questa persona in virtù, diciamo, di un aspettare, di un attendere il momento più giusto e ovviamente più lontano nel tempo per potersi riavvicinare a voi, perché reputano che muoversi adesso o comunque in fretta non sia la scelta più giusta. Quindi sono persone che comunque risultano un po' più assennate rispetto a lui, non so però quanto riescano poi a farsi obiettivamente seguire, comprendere,
che cercano di portare questa persona verso maggior stabilità ed equilibrio, come tipico dei denari. Cioè fanno, diciamo, volare bassa questa persona, tendono a riportarla con i piedi per terra, appunto, proprio per cercare di fargli capire che obiettivamente, d'accordo, tornare da voi, ma magari con altre premesse e soprattutto un po' più in là nel tempo, quando lui avrà riflettuto meglio e la situazione, diciamo, avrà perso un po' i connotati di negatività che magari ha avuto sino ad ora, d'accordo? Magari anche lasciando sbollire voi da eventuale rabbia o delusione. Quindi in realtà non sono persone malvagie, sono persone che ragionano meglio di lui. Ora, il problema è se queste persone riescano o meno a farsi comprendere da lui, perché mi sembra che quest'uomo ascolti molto poco, ascolta unicamente se stessa questa persona, l'io voglio, ricordate, quindi questa è una persona che difficilmente ascolta questi consigli, però in realtà, ecco, ci sono delle persone assennate che lo circondano e che possono portarlo ad un maggior ragionamento, invitandolo ad aspettare, ad attendere il momento più giusto e a non precorrere i tempi, perché sarebbe evidentemente negativo. Tornare, anche semplicemente il tornare magari così presto da voi o senza basi, d'accordo, senza una riflessione compiuta. Quindi i consigli sono corretti da parte di queste persone, cioè lo invitano alla prudenza, alla calma, all'equilibrio, alla serenità, ad andare comunque avanti, magari anche proprio cercando di pensarvi il meno possibile, ma comunque andare avanti per lasciar stemperare magari i ricordi peggiori anche in voi, Quindi comunque sono persone assennate che ragionano, riflettono più di lui. Vediamo ora, ragazzi, in terz'ultima carta, appunto il percorso karmico, ovviamente, cioè che tipo di rapporto c'è stato e ci sarà ovviamente per percorso karmico tra voi e questa persona. Allora, qui abbiamo la carta del Papa. Allora, sicuramente in futuro, alleluia, questa persona inizierà a riflettere, perché il Papa finalmente è una carta che parla di riflessione. È una carta che parla comunque soprattutto di riappacificazione, perché il Papa fa da paciere, appunto, non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali. Il Papa è solitamente rappresentato tra due figure, una maschile e una femminile, o comunque due persone molto giovani, che ovviamente si stanno contendendo qualcosa o comunque in netto contrasto. Ecco che il Papa fa da paciere. Quindi obiettivamente, sicuramente prima o poi tra voi e questa persona ci sarà una riappacificazione. Attenzione però che il Papa non parla di rapporto che riprende, non è un asso di coppe, non è la carta del sole, d'accordo? Il Papa parla di una riappacificazione matura, saggia, a seguito di una riflessione che questa persona, per fortuna, inizierà a fare, non oggi, non domani, perché comunque le tempistiche del Papa sono medio-lunghe, non sono lunghissime come per esempio la temperanza, però ovviamente non sono neanche, ecco, così brevi, d'accordo? Non è la carta del giudizio, quindi sicuramente alcuni mesi passeranno prima che ovviamente questa persona possa in qualche modo iniziare anche semplicemente un percorso di revisione del proprio passato. Cioè è chiaro che questa persona avrà bisogno di tempo, ha bisogno di tempo. Adesso questa persona non è pronta al cambiamento interiore, non è pronta al guardarsi dentro, non è pronta al chiedervi perdono. Qui il perdono c'è, quindi voi molto probabilmente andrete comunque a perdonare, però è una carta che non parla della ripresa di un rapporto. Probabilmente avrete modo di riparlare, questa persona avrà modo di scusarsi, ma diciamo è una carta che parla di una maggior serenità nell'ambito ovviamente di un rapporto, di una relazione tra due persone, relazione che però non deve essere necessariamente una relazione d'amore, potreste rimanere per esempio amici o comunque colleghi in caso già voi lo siate.
Quindi sicuramente c'è una riappacificazione, sicuramente questa persona inizierà a riflettere, a capire cosa ha combinato, ma innanzitutto ovviamente trascorreranno ancora dei mesi e soprattutto quando tornerà questa persona sarà molto più matura e saggia. Cioè voi vedrete questa persona totalmente diversa rispetto a quello che è stata sino ad ora. Questo però chiaramente, ragazzi, ripeto, non significa che ovviamente riparta la storia, perché il Papa non parla di questo, parla di comunione di anime, non di corpi, Quindi non è detto che ovviamente a seguito del ritorno di questa persona voi abbiate subito rapporti, si riaccenda la passione. A livello karmico il Papa parla comunque di una richiesta di perdono che viene accordata, quindi evidentemente voi riuscirete a perdonare il male che questa persona comunque vi ha fatto, il comportamento sbagliato, però evidentemente terrete questa persona a debita distanza. Adesso poi comunque lo vedremo anche nelle altre carte successive. Vediamo a questo punto il consiglio che vi viene, ecco, dato appunto dagli arcani 9 di spade. Allora ragazzi, prudenza e attenzione, perché vi ripeto, questa è una persona che sì, cambierà, inizierà a riflettere, ma tra qualche tempo. Quindi per ora questa è ancora una persona in preda ai suoi desideri, al famoso io voglio, per cui questa è una persona che ad oggi non è ancora disposta a guardarsi dentro, a capire cosa abbia combinato e quindi a farsi un esame di coscienza. Quindi, come vi ho detto a inizio stesa, questa è una persona che rimpiange di voi la bellezza estetica, la sessualità e la passione, però è una persona che ad oggi non ha ancora capito, diciamo, di essersi comportata talmente male da aver perso una persona di tal valore, d'accordo? Quindi questa è una persona che purtroppo necessita ancora di tempo. Quindi il consiglio degli arcani è: andate avanti per la vostra strada. 9 di spade, cercate ovviamente di vivere quello che è accaduto nel modo più lucido, spade, quindi un forte mentale, più lucido possibile, allontanandovi da una situazione che comunque vi ha causato preoccupazione, che vi ha causato sofferenza o comunque anche delusione, come tipico del 9 di spade. Andate avanti per la vostra vita, ovviamente soprattutto in virtù di quello che questa persona vi ha fatto. D'accordo? Cioè, se il comportamento, il torto è stato veramente grave, è chiaro che questa persona non deve più far parte della vostra vita. Io, ragazzi, lo ripeterò fino alla nausea: mettetevi sempre come priorità. Ricordate che la vostra vita ha un valore inviolabile e sacro. La vostra vita come il vostro cuore e il vostro corpo. D'accordo? Quindi è chiaro che in virtù della tipologia di danno che questa persona vi ha arrecato, ragionateci su razionalmente, confidatevi con altre persone, chiedete aiuto, ma mi raccomando, prestare la debita attenzione alle persone che ci circondano. Quindi in questo caso il consiglio è di tutelare ovviamente il vostro equilibrio, perché il 9 di spade è una carta che si rifà all'equilibrio emotivo di un individuo, quindi al vostro in questo caso. Quindi cercate di tutelare il vostro equilibrio emotivo. Date spazio nella vostra vita alla serenità. Voi avete pieno diritto ad essere felici. D'accordo? E una persona fatta in questo modo, una persona così egoista, il famoso io voglio, priva di empatia, nonostante per carità in futuro possa cambiare, intraprendere un percorso di riflessione, ad oggi non è la persona giusta da avere al proprio fianco, ma non solo al vostro fianco, ragazzi. Questa è una persona che, diciamo, mal si confà ad un rapporto, d'accordo? Dove ci sia equilibrio, serenità. Questa è la classica persona che crea scompiglio in una storia. È una personalità troppo complessa, una personalità impulsiva, istintiva. È un uomo egoista, ma egoista sul serio.
Esiste solo lui e questo non va bene, perché in realtà non esiste solo lui, non so se lo sa, ma non esiste solo lui. Esistono miliardi di altre persone, oltre il suo smisurato ego, d'accordo? E soprattutto esistete voi. Quindi ogni minuto della vostra vita è prezioso e merita rispetto, perché non si torna indietro, eh? Quindi fate bene attenzione, ragazzi e ragazze, a cosa perdonate, perché in base a ciò che voi andiate a perdonare, gli altri ricevono indicazioni su come poi possano trattarvi, Quindi assolutamente il perdono è un gesto nobile, per carità, ma è più nobile proteggere se stessi, la propria vita. Quindi prestare attenzione a chi date una seconda possibilità e cosa andate a perdonare. Ricordate che la vostra vita ha un valore unico e inestimabile e che ogni istante, una volta vissuto, va via. Non si torna indietro, non si recupera, non ci si può aggrappare a quel minuto, a quell'ora, a quei giorni persi con una persona sbagliata che ci ha fatto oltretutto del male. Non si può. Andiamo avanti. Quindi mi raccomando, prestare attenzione a cosa perdonate, a chi ovviamente andate a donare il vostro perdono e soprattutto con quali modalità donate questo perdono. Perché un conto è perdonare una persona sicuramente evitando di provare rancore in eterno, quindi lasciando comunque andare la situazione, accordando appunto un perdono, d'accordo? Sì, ti perdono per ciò che hai fatto. Un conto è però poi far rientrare questa persona nella propria vita, d'accordo? Cioè ti perdono ma stai a casa tua, voglio dire, a debita distanza, per carità, non provo più rancore, però non ti faccio rientrare nella mia vita, perché io devo tutelare la mia vita. Vado avanti con serenità, senza continuare a appunto provare odio e rancore, desiderio di vendetta, perché sono comunque emozioni, sentimenti pesanti che anneriscono la nostra anima, però è ovvio che è sempre comunque meglio tutelare se stessi e certe persone di fronte a certi torti, ecco, tenere queste persone a debita distanza. Mettere dei muri a volte tutela, Quindi, ripeto e ribadisco, mi raccomando, prestare attenzione. Io ve lo veramente, ragazzi, consiglio sempre con tutto il mio cuore. Fate conto che io sia la classica mamma chioccia pesante che ripete sempre le stesse cose, ma lo dico veramente con tutto il cuore. Prestate attenzione alla vostra serenità, al vostro cuore, alla vostra vita, perché ogni giorno è fondamentale, è preziosissimo e non torna indietro. Quindi evitiamo di sprecare la vita con persone immature, come in questo caso magari sentimentalmente, no? Che devono ancora fare un percorso. Ok, tu fai il tuo percorso, io intanto vado avanti per la mia vita. Tutelate la vostra serenità, come ovviamente vi consiglia il 9 di spade. Prudenza, attenzione, lucidità e lungimiranza. Vediamo, ragazzi, ovviamente ora in ultima posizione appunto il futuro. La torre, sì, ascolterete pienamente allora i miei consigli, meno male. Allora, ragazzi, la torre è pesante, nel senso che la torre parla di un tentativo che non va a buon fine. Cioè, questa persona, a mio avviso, tenterà, ma ve l'ho detto già, ovviamente, con l'asso di bastoni, poi la luna, insomma, questa persona un tentativo lo farà più o meno nascosto, quindi più o meno esplicito, diciamo, dal contattarvi al magari salutarvi in maniera un po' più accesa, magari incontrandovi per strada o in ufficio in caso lavoriate insieme. Allora, questa persona un tentativo lo farà, però c'è la torre, quindi assolutamente non va a buon fine.
Tra l'altro la torre parla appunto comunque di un, diciamo, rapporto che obiettivamente viene interrotto definitivamente, o comunque un rapporto che si riconoscerà non avere alcune basi, d'accordo? Una situazione, diciamo, ecco, particolarmente spinosa per lui, ovviamente non per voi, perché la torre chiaramente è imposta dalla consultante, quindi evidentemente dal vostro punto di vista questa persona, anche ritentando, non rientrerà nella vostra vita con le dovute garanzie. Cioè voi evidentemente non vi fiderete assolutamente di questa persona. Anzi, la torre può parlare anche della scoperta, diciamo, abbastanza scioccante di alcune verità in riferimento a questa persona. Cioè, nonostante questa persona voglia tornare in sordina, come abbiamo detto con la luna, magari mentendovi, ecco che in realtà voi sarete particolarmente furbe e lucide, come appunto vuole il 9 di spade, per cui riuscirete a scoprire qualcosa in riferimento a questa persona che non vi piacerà affatto, appunto la torre, qualcosa che comunque vi darà molto fastidio, per cui deciderete evidentemente di chiudere questa situazione in maniera definitiva. Proprio perché vi renderete conto, come è tipico ragazzi della torre, che obiettivamente questa persona non è la persona giusta per voi, nonostante in futuro possa arrivare con questo papa, quindi chiedendovi perdono, però evidentemente voi accorderete il perdono, ma come ho detto poco fa, ok, d'accordo, ti perdono, però ognuno a casa sua, cioè nel senso che terrete questa persona a debita distanza, e a mio avviso farete benissimo, proprio perché la torre parla di scoperte scioccanti, o comunque diciamo di un atteggiamento da parte di questa persona che a voi non darà, ripeto, garanzie né certezze. Quindi la torre parla proprio di, diciamo, un atteggiamento molto severo, da parte vostra, cioè la torre ci va giù pesante, quindi sicuramente voi avrete un atteggiamento giudicante, fortemente giudicante nei confronti di questa persona, quindi non gliene farete passare neanche mezza, e obiettivamente deciderete di allontanarvi da questa situazione, perché lui torna con il Papa, ma ovviamente qui c'è la carta della torre, quindi qui lo fermerete, la torre è proprio un blocco, d'accordo? Vediamo un po' di estrarre altre due carte in riferimento a questa torre, proprio per cercare di capire a che cosa si riferisca. Vediamo un po' come mi avete consigliato sempre voi. Dai, dai, tira giù altre carte che vogliamo sapere. Vabbè. Allontaniamo nuovamente il mazzo in modo da fare più spazio possibile, che siano evidenti questi due arcani. Allora, qui abbiamo il 6 di spade, qui abbiamo il cavaliere di pentacoli. Allora, molto semplice, nel senso che voi vi allontanerete da questa situazione appunto spinosa, 6 di spade, grazie all'arrivo di un cavaliere di pentacoli, quindi un cavaliere di terra, quindi un nuovo compagno che voi a breve avrete, incontrerete, o comunque con il quale inizierete una storia. Una persona da un punto di vista anagrafico grosso modo tra i 35 e i 45 anni, quindi un'età mediana diciamo. Generalmente i pentacoli appartengono ai segni di terra, quindi potrebbe appartenere al segno del Capricorno, del Toro o della Vergine, o averne l'ascendente, o avere un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quali sono Venere, Luna, Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio: potrebbe essere del segno del Capricorno avere l'ascendente in Toro e la Luna magari altrettanto in Toro, è un esempio, d'accordo? Quindi sicuramente non vi mancherà la materia prima, cioè sicuramente questo cavaliere di denari saprà ovviamente attirare la vostra attenzione. Tra l'altro è una persona generalmente libera, o comunque una persona che non ha particolari, diciamo, impegni, ed è una persona
diciamo anche un po' spregiudicata, cioè che quando vuole qualcosa fa di tutto per ottenerlo. Quindi una persona che pur di avervi farà qualsiasi cosa, quindi è una persona che si interesserà immediatamente a voi, soprattutto da un punto di vista estetico, perché è un cavaliere di denari, quindi una persona che sarà molto eccitata, diciamo, ecco, da voi, ma ovviamente con i piedi per terra, una persona stabile, equilibrata e anche probabilmente benestante, come tutti i personaggi ovviamente di denari, cioè non deve essere per forza un milionario, ma può essere comunque una persona che vive, diciamo, decentemente, degnamente del proprio lavoro, d'accordo? Quindi sicuramente una persona, diciamo, decisamente diversa rispetto al soggetto della stesa, una persona equilibrata, una persona saggia, una persona forte, determinata e coraggiosa, ma non sciocca, d'accordo? Non una persona incosciente. Questa è una persona invece di tutto punto, d'accordo? Quindi che vi piacerà molto, una persona intraprendente che si è fatta da sola, responsabile. Quindi diciamo il classico uomo ideale che piace un po' a tutti, diciamo. Quindi sicuramente questa persona entrerà a far parte della vostra vita e non ci uscirà, d'accordo? Per quanto riguarda le tempistiche, il Cavaliere di Denari, come tutti gli arcani, ovviamente è legato ad un periodo ben preciso dell'anno, in particolar modo ai giorni dal 29 dicembre al 3 di gennaio. Quindi sicuramente entro ovviamente pochi mesi questa persona entrerà a far parte della vostra vita e ovviamente una persona con la quale inizierete subito una frequentazione, qualcosa di molto stabile e di molto positivo ovviamente per voi. Ripeto ragazzi, sicuramente la situazione con il soggetto della stesa prenderà più avanti una piega molto più matura, saggia ed equilibrata, perché abbiamo questo Papa, cioè lui tornerà con l'intento comunque di chiedervi scusa. Però il rapporto ovviamente verrà interrotto proprio perché voi non ne vorrete sentir parlare, perché ci sono delle situazioni legate al soggetto della stesa che non vi piaceranno e non vi piacciono e sarete completamente orientate rispetto a questo cavaliere di denari che assorbirà totalmente il vostro cuore, i vostri desideri, il vostro pensiero e soprattutto con questo 6 di spade vi allontanerà da una situazione potenzialmente pericolosa ovviamente per il vostro chiaramente equilibrio, per il vostro futuro, cioè vi allontanerà da possibili, diciamo, situazioni di ulteriore conflittualità, perché la carta che precede il 6 di spade è il 5 di spade, che rappresenta i conflitti e comunque le sofferenze, l'imbroglio, la luna, vi ricordate? Quindi attenzione, perché il soggetto della stesa tornerà con qualche bugia di troppo, che voi sicuramente andrete a sventare, ma che soprattutto vi farà capire effettivamente che non è la persona giusta ovviamente per voi. Qui c'è un'altra persona importante per voi ed è questo cavaliere di denari, d'accordo? Quindi un inverno molto bello per voi da un punto di vista chiaramente sentimentale, con l'ingresso nella vostra vita di una nuova persona o comunque l'inizio di una nuova relazione, cioè voi potreste già conoscere questo cavaliere, però ovviamente sino ad ora non esserci stato nulla. Ecco che a partire ovviamente da dicembre, gennaio, quindi con l'anno nuovo, qui c'è sicuramente una nuova relazione che ovviamente vi porterà, ecco, lontani e lontane dal soggetto ovviamente della stesa, d'accordo? Che farà qualcosa o dirà qualcosa o scoprirete qualcosa che proprio non vi piace di questa persona, per cui imporrete evidentemente una torre, d'accordo? E qui voi sarete ormai verso altri lidi, qui c'è questo cavaliere, quindi non vi importerà ovviamente più niente, d'accordo? Quindi per voi è una stesa veramente molto bella perché c'è un lieto fine molto bello con ovviamente un'altra persona, un soggetto della stesa che sì, sicuramente vi chiederà ovviamente perdono perché inizierà a riflettere, però sicuramente con i suoi tempi, con i tempi appunto del Papa, una persona che potrebbe volersi riavvicinare con delle menzogne, quindi prestare ovviamente attenzione, una persona che rimpiange sì di voi qualcosa, ossia la sessualità e l'erotismo, quindi una persona che sino ad ora non ha ancora però riflettuto ovviamente su quello che ha combinato, d'accordo? Quindi sicuramente farete bene ad essere orientate verso questo meraviglioso cavaliere di denari. Ovviamente, come sempre, questa stesa termina qui. Mi raccomando, forza, determinazione, coraggio, buon percorso karmico e a presto!